Buongiorno amici del canale. Ciao! Un altro caso quasi recuperabile, direste voi. E invece no, diventerà bello e molto accattivante ed elegante. Però dobbiamo partire dall'ABC oggi. Le gambe, per quanto io possa impegnarmi nel sistemarle, sono tutte quante tarlate e mangiate. Io ovviamente ho fatto l'antitarlo sul mobile, ma per le gambe non c'è più nulla da fare, sono completamente sciolte, disintegrate. Non voglio rischiare di fare un restyling di questo tipo e non avere una struttura bella solida. Quindi abbiamo preso delle cipolle leggermente più piccine, mi piacciono anche di più, e le abbiamo ovviamente, calibrate su questa struttura per montarle. Davanti, nella parte frontale, abbiamo attuato il nostro procedimento di miscelare la colla mastrodascia, fantastica, con la segatura. Questo perché? Perché era tutto quanto anche lì sbriciolato, tarlato. Abbiamo dovuto rendere questa parte molto solida. Questa procedura vi ricordo che potete trovarla in un altro tutorial, quello della porta, dove restauriamo le porte di casa. Quindi mi raccomando, attuatela anche voi perché diventa più denso, più duro del legno stesso, una superficie veramente sicura. Quindi noi 2 giorni fa abbiamo già lavato il mobile perché dopo aver fatto l'antitarlo si deve sempre comunque fare ABA. Abbiamo lavato, abbiamo tolto i cassetti che sono qui bellissimi, lo abbiamo disinfettato, sanificato perché era messo veramente male e abbiamo tappato tutti i buchini che c'erano nella parte sottostante con questa miscela di segatura e colla mastrodascia. Qua solo colla. Qua abbiamo tappato e ora è durissima la superficie, pronta per essere lavorata. Quindi partiamo vedendo come applicare delle piccole cipolline nuove e rendere il mobile super solido per il futuro. Come vi dicevo prima, diventa durissima la superficie, massaggiata, schiacciata bene. Noi abbiamo fatto tutto questo piccolo blocco, siamo andati giù abbastanza in profondità e abbiamo messo una morsa perché la mastrodascia espande e ovviamente deve essere invece mantenuta bella pressata. Ora uso quindi un trapano con la punta da legno per andare in profondità. Non ho la punta larga come il legno della mia zampotta, ma poco importa. Riuscirò, con l'aiuto di alcuni arnesi, a creare la scanalatura perfetta per andare in profondità. Questo è quasi 3 cm, quindi profondo 3, spesso 1,5. Mi aiuto con uno scalpello per allargare la parte interna e dopodiché lo riaffilo, lo rialliscio con la punta del trapano. Piano piano, perché non voglio evitare di allargare troppo il buco, quindi vado per step. Aspiri, grazie. Ok, vediamo se va. Perfetto. Ora ovviamente la ritolgo e ci metto un po' di colla per evitare che appunto si possa svitare. Aspettiamo ancora un attimo. Sì. Perfetto. Senza segatura, oggi non serve, abbiamo già creato la superficie perfetta. Ne metto un goccino di più, ma non esageriamo perché non voglio comunque che si sprechi. Ricordate sempre che la mastrodascia gonfiando verrà leggermente fuori o potrebbe spingere. Quindi ora io metto entrambe le gambe, poi lo giro sulle sue gambine, così evito che col peso possa uscire fuori dal buco. Non si toglierà più queste gambine.
Per portare nuova vita a questo mobile utilizzeremo l'elegantissimo Lucky Forest, che è un verde veramente elegante, profondo, è uno dei nostri preferiti. Io uso il pennello tondo, Emma usa l'architetto. Perché? Perché io nella parte frontale, nei cassetti, ho degli intagli e per andare in profondità negli intagli e non far fatica, con la punta del pennello a punta non faccio fatica, non spreco colore, non spreco tempo. Guardate qui, una sola passata, andando in profondità, faccio tutto. Quindi ricordatevi che il pennello giusto vi può veramente far risparmiare soldi e tempo. Inoltre colorerò anche le maniglie, sono in stile déco e sono leggermente rovinate, anche lucidandole sarebbero color argento e io non amo questa tonalità oggi, quindi coloro tutto. Emma invece usa il pennello architetto perché facendo i laterali e ha delle squadrature, laterali molto più squadrati, riuscirà a lavorare ancora meglio senza far fatica. La setola per entrambi è una setola naturale incline, quindi non ci sarà differenza di pennellata. Ci sarà sicuramente bisogno di fare 2 passate belle piene, quindi 2 mani pure su questo bel cassettone. Tanto è divertente, noi ci rilassiamo. Dopo la seconda mano il verde sarà bello, omogeneo e profondo. Guardate. Ho deciso di colorare il marmo, che è molto bello perché la forma è proprio tagliata su misura per l'incastro nel legno, con un colore che è stato uno dei primi Magic Paint ad aver creato. Allora, è un grigio molto delicato, è però un po' camaleontico. Se voi lo avvicinate ai toni bluastri, azzurri, tende all'azzurro. Se lo avvicinate ai verdi, tende al verde. E quindi sarà veramente la ciliegina sulla torta su questa cassettiera. Inoltre coloro il marmo perché è troppo rovinato, arrugginito, non è un marmo di particolar pregio e non mi piace proprio, appesantirebbe il mobile. Lo coloro a rullo, così ripassiamo anche la tecnica di colorazione della pietra, del marmo a rullo. Ho appena aperto il barattolo, l'ho girato molto bene. Vaschetta, rullo Magic Paint, mi raccomando di spugna. Ci servirà sia il pennello che il rullo e il rullo è bene che sia in spugna. Inoltre arrotondato, smussato come solo il rullo Magic è. Un altro consiglio, prendete il rullo, lo passate sotto l'acqua fredda e lo strizzate benissimo, magari vi aiutate anche con un pannettino per farlo il più asciutto possibile. Questo aiuterà ad inglobare ancora meglio la pittura e a rilasciarla molto lentamente. Il pennello lo tengo più che altro per fare i bordi. Il rullo deve essere carico e non deve mai essere schiacciato, la punta deve essere bella intrisa di vernice. Vedete che io lo sto accarezzando sulla vaschetta
in modo che non ci siano avvallamenti, ma che sia carico. Partiamo come se fosse un pennello dal centro, per andare ad allungare su tutta la superficie. Il trucco per fare una stesura perfetta, liscia sul marmo è quella di non schiacciare mai. Non bisogna schiacciare il rullo. Se lo schiacciamo lascerà la bucciatura. Se non riuscite a finire, si riprende e si continua. Non andate a faticare schiacciando, perché in quel caso farà proprio delle brutte striature sulla superficie. Andiamo a strisce, continuiamo, quindi allarghiamo, sempre dall'inizio alla fine. E ora uniamo la prima parte, vedete, alla seconda. Il marmo è una pietra, quindi resta molto 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 freddo. Questo vuol dire che avete un pelino più di tempo per stendere bene 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 la vernice. Ricordate anche che vi può però ingannare, perché nel momento in cui voi mettete la mano e vi sembra asciutto, sicuramente non sarà così asciutto come una superficie legnosa. Quindi mi raccomando, le tempistiche sul marmo devono essere leggermente allungate. E sì, vi consiglio anche di asciugare, magari aiutandovi con una stufa, con un termosifone, con un phon. Diciamo che non fa male l'asciugatura anche forzata. La prima mano Cesarullo sul marmo sta asciugando e io parto con la decorazione dei cassetti. Non decoro tutto il bordo, no. Lavorerò solo su questo disegno centrale che finisce qui dove c'è questo ricciolo. E su tutti i cassetti ho lo stesso disegno, magari più grande, più piccolo, è comunque fatto a mano, però ce l'ho su tutti. Lavorerò solo su di lui. Ovviamente sempre con il Grey Ball, lo stesso colore che ho scelto per fare anche il marmo, e utilizzo i pennellini del set a punta. Però voi usate quelli che vi piace, quelli che preferite. Sapete che c'è il set a punta e a punta piatta. Dovete essere precisi, ovviamente, non dovete uscire dall'intaglio, e la cosa bella è che con una sola mano noi abbiamo fatto il tutto. Se pensate che sia piatto, poi non vi preoccupate, perché avremo la seconda tecnica che ci metterà in rilievo tutte le modanature di questo intaglio. Come vedete ho rimesso i cassetti a posto e sono tutti quanti decorati, stanno veramente bene, ma è un po' piatto, perché la decorazione come vedete è piena, ma manca la luminosità delle sfaccettature dell'intaglio. Quindi spugnettina abrasiva, decidete voi se quella più spessa fine o la liscia superficie addirittura, e andiamo a lavorarle delicatamente tutto l'intaglio per far uscire le modanature. Se volete potete prendere un pannettino di microfibra umido, passarlo sulla superficie in modo da indebolire leggermente la pittura, in questo modo farete meno fatica nel carteggiare. Vedete, io lo passo delicatamente, un po' per volta, non tutti i cassetti insieme ovviamente, sennò si andrebbe a asciugare. Spugnettina abrasiva e parto. Non vi preoccupate se vedete che vado leggermente, vedete, a togliere anche il verde. Questo è il risultato definitivo. Come vedete è delicato, un po' anticato e non tolgo il colore in profondità, ma è una velatura.
Proseguo su tutti e 4 i cassetti, vi faccio poi vedere come è venuto. Il mobile è già bello così, perché è già raffinato, aspetterebbe solo la protezione, ma lo voglio rendere più fresco e più femminile. Quindi aggiungo sui 2 laterali un pezzo di transfer. Sì, perché non lo metterò tutto quanto, ne metterò solo metà. Sapete che i transfer redesign dietro hanno il disegno e vi spiegano esattamente come sono formati. Qua per esempio, per creare questo bel disegno qui, avete 2 fogli divisi. Io ne userò solo uno, lo taglierò a metà e ne metterò metà sullo spicchio di sinistra e uno sullo spicchio di destra. In questo modo donerò a questo mobile molta più freschezza, molto più leggerezza. Chiaro che è un mobile bello ambientato in una casa dove ha il suo respiro, non deve essere schiacciato in mezzo ad altri mobili. È un mobile bello da gustare solo in mezzo a una parete, in modo da dare anche appunto il suo respiro e notare anche le parti laterali. Quindi prendiamo questo mezzo transfer e lo tagliamo a metà. La metà del foglio è qui. Ho preso una squadretta semplicemente per aiutarmi nel capire dove fare il mio taglio senza troppi sbattimenti. Lo taglio prima in modo da essere più agevolata nel posizionarlo poi sui 2 lati. Qua c'è la fogliolina, facciamo così. Questo va da questo lato qui, questo da questo lato qua. Per facilitarmi il lavoro di applicazione vado anche leggermente a ritagliare la parte trasparente sotto, in modo che va un pelino in più ad aderire sulla superficie sottostante. Bellissimo. È ora di proteggere. Su questo cassettone agiremo in 2 modi differenti. Sulla parte superiore del marmo proteggerò con un nuovo protettivo satinato. Invece sulla parte strutturale Emma sta già spalmando dappertutto la nostra cera jasmine, perché creerà un effetto molto più vintage e sta molto bene con la parte diciamo décapé. Invece io voglio un effetto che sia bello, liscio, pulito, perché se questo cassettone venisse messo in un ambiente tipo cucina deve essere lavabile. Quindi giro bene e stendo col nuovo pennello Maggie. Ho già diluito con un 15% di acqua. Giro bene. Via. Parto dal centro, nel lungo, verso i lati. Faccio ancora una fetta, centro, lungo verso i lati e ora inizio a lisciare. Questo perché non voglio che ci siano troppi segni, ma soprattutto desidero che il mio protettivo satinato vada ad autolivellarsi. In questo modo non ci saranno neanche le pennellate. Per effettuare bene questo passaggio è bene ricordarsi che è meglio non tirare troppo il protettivo, perché se voi lo tirate troppo non avrà modo di autolivellare e in più tenderete a spostarlo nel momento in cui asciuga. Quindi mi raccomando, cercate di non tirarlo troppo. Lasciate magari uno strato leggermente più densino che vada ad autolivellarsi.
Sono passati 2 giorni da quando il mobile è stato finito e a guardarlo e riguardarlo mi è venuta una voglia di dorato. Emma non lo sa ancora perché deve ancora ambientarlo. Però sarà la neve, sarà che si avvicina il periodo del Natale e ho voglia di cambiare, di stravolgere, dare dei fili dorati, anche per far risaltare ancora di più questo verde. Però ormai ho già messo la cera, quindi per dare una finitura dorata devo mettere cera dorata. Uso la Fantastica Principessa, che è la mia cera bella, pallida, perché non è un oro ricco, carico, forte, pesante, un oro molto elegante, molto delicato, a pennellino questa volta, e vado a riempire totalmente diversi bordi. Sicuramente farò questo, farò un bordino anche qui, sotto, vediamo un po'. Guardate quanto spicca la cera dorata su Lucky Forest, tantissimo, è proprio elegante. Quindi mi prendo questo momento di coccola per rifinire il mio bellissimo cassettone e dare questa bordura luminosa a tutto il pezzo. Anche questo restyling è finito. Questo mobile è un mobile perfetto perché dall'inizio alle feste, vero? Sì. Insomma, è la settimana giusta, la settimana che inizia a decorare la casa, anche se l'ho già fatto. Anch'io. Non facciamo testo noi. Questo per dire che un mobile può essere perfettamente in tema con il periodo dell'anno che, no, in cui lo fate, quindi diciamo che qualche piccolo dettaglio può rendere il mobile perfetto sia in primavera, in autunno, anche a Natale. Arredatevi bene, però mi raccomando. Ora ci sarà una bella carrellata di foto, quindi non perdetevelo, non chiudete il video prima di vedere le foto finali perché sono importantissime, riprese, foto, dove ci saranno tutti i dettagli, perché questo mobile è bello messo in una parete dove c'è respiro, c'è aria, perché si devono vedere bene i laterali che hanno avuto questo, diciamo, ammodernamento grazie al transfer design, vero? Sì. Al prossimo restyling e mi raccomando scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto. Ciao.